Ha parlato Beppe Marotta, intervista a DAZN per l'amministratore delegato dell'Inter che ha toccato 4 temi importanti sui quali dobbiamo confrontarci in questo nuovo episodio di oggi. Il primo, le prospettive e gli obiettivi per la prossima stagione chiaramente, poi però soprattutto i temi caldi del momento per quanto riguarda il calciomercato Inter, ovvero le trattative sfumate per Dybala passato alla Roma, per Bremer passato alla Juventus e il tema Milan Skriniar al centro del forte corteggiamento del PSG che in queste ore sembra meno intenso ma che aleggia sempre come un'ombra pericolosa sulla testa dei tifosi dell'Inter preoccupati per la possibile partenza di Skriniar soprattutto dopo aver visto sfumare Bremer passato alla Juventus. Le verità di Marotta abbiamo scritto anche sul nostro sito passioneinter.com perché sappiamo benissimo che quando parla Marotta bisogna sempre prestare attenzione alle famose bugie bianche, quelle che può raccontare anche per favorire le operazioni e il lavoro dei dirigenti e dello staff nerazzurro, ma in questo caso mi è sembrato molto sincero, devo dire, nel rispondere, nel toccare i vari temi del momento. Vi consiglio ovviamente di recuperare l'intervista completa su DAZN, dura pochi minuti e potete cogliere magari qualche spunto in più sulla base del quale poi confrontarci anche nei commenti. Diciamo che Marotta sostanzialmente conferma, devo dire, anche le ricostruzioni che abbiamo fatto sulla base della logica nelle scorse ore legate appunto ai vari temi del mercato. Manca però qualche pezzo ancora per completare il puzzle secondo me e quindi innanzitutto ben ritrovati e ben ritrovate amiche e amici di Passione Inter in questo nuovo episodio di oggi. Vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti. Sono in arrivo anche dei nuovi format che lanceremo nelle prossime ore, quindi mi raccomando, iscrivetevi subito. Quello di oggi è un altro momento importante, secondo me, all'interno di questa sessione estiva di calciomercato, perché siamo arrivati di fatto vicini all'inizio della nuova stagione. Questa è un'intervista all'interno di un servizio più lungo di DAZN che verrà completato la prossima settimana con un'altra parte con Cialanoglu ed Inzaghi, se non vado errato, che sono stati intervistati. Però questa intervista arriva in un momento in cui la piazza interista è molto calda alla luce appunto degli ultimi affari sfumati, alla luce anche di questa situazione Skinner ancora da definire e aggiunge, come detto, ulteriori tasselli al puzzle per le nostre discussioni. Vado a condividervi lo schermo da passioneinter.com per leggere nel dettaglio le varie dichiarazioni. 4 sono, come vi dicevo, i temi principali. Parto dal primo, quello relativo alla prossima stagione. Ci vado molto velocemente. Mi è piaciuto però questa partenza dell'amministratore delegato dell'Inter che dice: mi aspetto una stagione aggressiva e ricca di determinazione, di ambizioni, di coraggio e di trofei. Quindi anche a livello di ambizioni, di obiettivi si ribadisce la volontà ovviamente di competere ad alti livelli, ma soprattutto di vincere. Quindi quando qualche settimana fa qualcuno secondo me aveva un po' travisato le dichiarazioni di Marotta sul tema quarto posto, ancora una volta secondo me la D Marotta coglie l'occasione per ribadire che l'obiettivo non è il quarto posto ma di nuovo vincere. L'Inter dovrà recitare sempre un ruolo da protagonista al di là degli altri, dice Marotta su questo tema. Si parla poi anche di Lukaku, qualche dichiarazione interessante che trovate sul nostro sito passioneinter.com e vi lascio il link in descrizione. Arriviamo però ai temi caldi del mercato e soprattutto partiamo da Paulo Dybala. Diciamo che Marotta poi, tra virgolette, benedice anche l'operazione Dybala alla Roma dicendo che può essere la piazza giusta per lui, ma ci interessa soprattutto la parte relativa alla trattativa che poi non si è conclusa con l'Inter. E Marotta dice: si è parlato tanto di Dybala, posso dire che lui è un ragazzo serio, ma noi siamo a posto in attacco, non c'era la necessità di inserire anche Dybala, quindi aggiungiamo il tutto, come sempre, è stato strumentalizzato. Si pensa di aver fatto una brutta figura, ma non è così. Il reparto offensivo dell'Inter è di grande valore e ce lo teniamo ben stretto. Mi piace questo passaggio. Si pensa di aver fatto una brutta figura, ma non è così. Ed è una cosa che ho ribadito più e più volte in queste ore, in questi giorni. Ho partecipato ad altre trasmissioni su altri canali con altri tifosi. Abbiamo ricevuto tantissimi commenti anche agli ultimi episodi, agli ultimi contenuti che abbiamo pubblicato sui nostri canali, dove tanti tifosi sono arrivati con gli sfottò per il mancato arrivo di Dybala all'Inter. Capisco lo sfottò, ci sta, lo accetto, però poi ad un certo punto bisogna anche fare chiarezza e raccontare le cose come stanno. Nessuno nega, né io non nego sicuramente che mi dispiaccia non vedere Paulo Dybala nell'Inter, sicuramente è un giocatore che avrei voluto vedere all'Inter e sul quale diciamo confidavo anche di poterlo vedere all'Inter, perché l'Inter ci ha provato, l'Inter stava cercando di creare le condizioni per portare Dybala all'Inter, condizioni che però, come abbiamo visto, non si sono create. Nel momento in cui si è presentato
presentata l'offerta della Roma e Dybala stava aspettando da fin troppo tempo, è chiaro che si è arrivati a questa conclusione con, tra virgolette, anche il benestare dell'Inter che non avendo venduto Sanchez, avendo in rosa ancora Pinamonti, avendo già 4 attaccanti più tanti altri giovani da piazzare, non poteva far posto anche a Paulo Dybala. Su questo tema, tra l'altro, nelle prossime ore arriverà un nostro contenuto, un approfondimento anche sul tema delle liste Serie A e liste Champions League che vi chiarirà ulteriormente questo concetto, cioè l'Inter non aveva oggettivamente spazio per Paulo Dybala e quindi non c'è stato modo di prenderlo. Possiamo dire che è stato mollato dall'Inter, possiamo dire che non c'è stato spazio e quindi sarà mettetela come preferite, come volete, però parlare di Inter beffata su Dybala sinceramente mi sembra qualcosa di lontano dalla realtà in questo momento. Ehm, Dopodiché si parla soprattutto di Bremer, qui le cose sono differenti sicuramente, ma su Bremer Marotta dice: "C'è da dare merito a Piero Ausilio che da mesi lavorava a questa pista. Bremer è un grande giocatore, ma evidentemente i nostri condizionamenti legati ad equilibri economico-finanziari non ci hanno permesso di arrivare ad una conclusione. Poi, quando arrivano offerte molto distanti dalla nostra, è giusto che il venditore faccia la sua scelta. È sfumata un'opportunità, ma fa parte del gioco." Diciamo che qui traspare molta tranquillità da parte di Marotta che dice: "Sì, ci abbiamo provato, abbiamo cercato di prendere questo calciatore alle giuste cifre, o almeno alle cifre che ritenevamo essere rappresentare un'opportunità per noi. Non siamo riusciti a chiudere questa trattativa. Quando poi la Juventus ha venduto De Ligt e ha avuto questo incasso importante dal Bayern Monaco, si è fiondata su Bremer presentando un'offerta fuori mercato o comunque fuori dai parametri dell'Inter attuale e si è portata a casa Bremer. Quindi ricostruzione abbastanza chiara degli eventi. Manca secondo me un piccolo pezzo, cioè io sarei curioso di sapere, a questo punto sarei stato curioso di sentire dalla voce di Marotta una eventuale spiegazione, anche se conti alla mano, bilanci alla mano, è abbastanza chiara questa spiegazione, ma sentirlo dire da me è un conto, sentirlo dire da Marotta avrebbe avuto un altro effetto, ovvero del perché non si è riusciti a chiudere prima l'operazione Bremer con il Torino. Molti mi hanno contestato nei commenti nei giorni scorsi dicendo: "Ma perché allora questa offerta da 30 milioni più bonus, più Casadei non è stata presentata 2 mesi fa?" Io ho detto: "Io sinceramente ho il sospetto che questa offerta non sarebbe stata accettata nemmeno 2 mesi fa, proprio perché ho il sospetto che la Juventus in realtà stesse lavorando a questa operazione da più tempo rispetto ai 3 giorni di cui si parla in questo momento e perché ho il sospetto che il Torino stesse cercando l'asta in maniera così insistente, cosa che invece io diverse settimane fa, parlando anche con chi stava lavorando all'operazione, avevo un po' sottovalutato sinceramente. Su questo ho ammesso l'errore di sottovalutare la volontà da parte del Torino di creare quest'asta, che poi si è concretizzata portando la Juventus ad uscire allo scoperto dopo la cessione di De Ligt. Mi sarebbe piaciuto quindi sentire questa parte aggiuntiva che non è stata diciamo svelata almeno all'interno di questa intervista. Chissà se magari riceveremo qualche dettaglio in più nelle prossime settimane, se verrà raccontato per esempio quelli che vociferano che sia stato Zang a dire di non fare questa operazione per poi pensare di poter fare l'attivo di mercato in seguito. Sarebbe stata una mossa, ecco, anche dal punto di vista dei bilanci forse un po' avventata, creare ulteriore debito prima poi di andare a rientrare nei conti quando sappiamo che l'Inter è in una situazione economica non semplice. Arriviamo poi a questo punto alla dichiarazione Skriniar perché chiaramente Bremer e Skriniar sono fortemente collegati come temi. Perso Bremer, i tifosi dell'Inter, soprattutto i rappresentanti della curva, si sono presentati sotto la sede protestando e chiedendo a gran voce la conferma di Milan Skriniar. Marotta racconta: "Abbiamo avuto un incontro con i tifosi e ne siamo usciti ancora più rafforzati. Abbiamo colto una grande passione da parte loro. Noi abbiamo detto che da una parte abbiamo l'obbligo di fare una squadra competitiva, dall'altro abbiamo anche il dovere di guardare all'equilibrio economico-finanziario. Skriniar è un giocatore fortissimo, non necessariamente deve essere messo sul mercato, assolutamente no. Abbiamo avuto dei contatti nelle scorse settimane, tutto sarà valutato." Questo
fa parte delle dinamiche, ma il tifoso deve stare tranquillo perché la squadra sarà sempre competitiva. Queste sono le dichiarazioni di Marotta, diciamo che chi si aspettava, delle rassicurazioni su Skriniar purtroppo non le ha ottenute, ma questo lo sapevamo già, lo avevamo carpito già dalle scorse ore, perché si è parlato di una valutazione del cartellino che comunque rimane superiore ai 70 milioni di euro, ma non cambia rispetto a quelle che erano le notizie che avevamo raccolto anche noi nella sede dell'Inter 2 settimane fa. Quindi, Skriniar non è sul mercato, chiaramente, lo sapevamo, ma Marotta ci dice che non è nemmeno blindato, cosa che nel calcio di oggi diciamo è abbastanza normale, perché di calciatori blindati e invendibili non credo, ce ne siano. È chiaro che però il tifoso deve essere tranquillo, dice Marotta, però essendoci di mezzo il PSG capisco le tensioni e anch'io un po' il timore che poi il PSG possa effettivamente entrare in scena, entrare in corsa e da un momento all'altro presentare l'offerta irrinunciabile per l'Inter e per Milan Skriniar. E poi per me ad oggi, come ho sempre detto, Skriniar assume un valore ancora superiore. Se già di base ha un valore del cartellino dal punto di vista tecnico molto alto, a questo valore del cartellino io aggiungo un valore di leadership, di spogliatoio e di interismo che si deve sommare ai 70 milioni, secondo me, come valore del difensore, perché per l'Inter è un giocatore troppo importante oggi Milan Skriniar e diventa ancora più importante alla luce del mancato arrivo di Bremer, che era stato individuato come primo piano alternativo appunto al difensore slovacco. Per questo motivo rimaniamo con un po' di apprensione perché Skriniar, scusate, non è fuori dal mercato, a differenza invece di quello che emerge su Bastoni, che sembra essere effettivamente fuori dal mercato, tolto dal mercato e dovrebbe presto anche rinnovare il suo contratto. Quindi queste sono le dichiarazioni di Marotta che di fatto confermano questo scenario su Milan Skriniar. Diciamo che la cosa che fa sperare al momento è che il PSG intanto dovrebbe non cedere più Kimpembe, che poteva andare al Chelsea ed invece il Chelsea sta andando su un altro difensore. Si sta muovendo sempre il PSG su un altro difensore che potrebbe arrivare proprio a giorni, quindi ad oggi sembra che la pista Skriniar sia ancora in stand-by. Non ci sono stati nuovi contatti in queste ore, quindi vedremo che cosa accadrà nelle prossime ore e come si muoverà l'Inter poi di conseguenza. È chiaro che se perdi Skriniar di sicuro puoi sostituirlo, ma almeno sulla carta partirai secondo me con una rosa indebolita nella difesa, diciamo, perché più forte di Skriniar a cifre inferiori oggi è sicuramente difficile trovare. Poi sarà sicuramente il campo a parlare, vedremo quelle che saranno le eventuali operazioni in entrata. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi delle dichiarazioni dell'amministratore delegato dell'Inter Marotta. Aspetto i vostri commenti qui sotto al nostro episodio. Vi ricordo poi che la discussione continua in diretta ogni giorno alle 19:30 nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club. A proposito di Skriniar, di Bremer e non solo, il nostro Antonio Siracusano ha realizzato nelle scorse ore un punto della situazione sul tema dei difensori e sul come cambiano le strategie di mercato dell'Inter sui difensori. Vi consiglio di recuperarlo perché si collega bene al discorso fatto in questo episodio di oggi. Lo trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui. Mi raccomando, recuperatelo subito.